Buongiorno a tutti cari amici tifosi rossoneri, bentornati sul canale Milanisti. Oggi parliamo di spesa, di budget, di mercato, cioè di spesa legata al mercato. La domanda è: quanto spenderà il Milan in questa sessione di mercato? È una domanda che ci facciamo tutti, ho cercato di approfondire, ovviamente io non ho la sfera di cristallo e quello che vi farò vedere è soltanto qualcosa di indicativo per farci un'idea, ma che non può ovviamente corrispondere esattamente al centesimo a quello che avverrà poi nella realtà, però è già un buon modo per capire cosa possiamo aspettarci da questo mercato. Prima di tutto però, prima di entrare nel merito di questa questione, vi invito a sostenere il canale con iscrizione, accensione della campanella, like e commento, tutte cose che aiutano l'algoritmo a far conoscere il canale. Grazie a tutti. Allora, dicevo, quanto spenderà il Milan in questa sessione di calciomercato? Domanda alla quale, una volta data una risposta, ci possiamo ovviamente anche fare un'idea di quella che potrà essere l'importanza della campagna acquisti e di conseguenza la competitività della squadra. Allora, ho fatto uno schemettino che è molto indicativo. Ripeto, non tutto quello che spiegherò in questo schema si verificherà, ma è a titolo esemplificativo per capire come funziona la situazione in maniera semplicistica, quindi mi perdoneranno i puristi della materia. Io non sono un economista, non sono un commercialista, non sono uno che si occupa di finanza e quindi il mio calcolo è un calcolo approssimativo, ma tanto basta per farsi un'idea della situazione. Allora, noi abbiamo tutta una serie di giocatori che sono fuori dal progetto di Allegri, il che non vuol dire che verranno venduti tutti o dati tutti in prestito, può darsi che alcuni di loro rimarranno e questo sarebbe però da una parte anche un problema, perché per rifondare una squadra abbiamo bisogno di creare il nostro budget e lo possiamo creare solo con le vendite dei nostri giocatori che sono inutilizzabili o che non fanno parte del progetto di Allegri. Però intanto andiamo a vedere chi sono. Allora, sono Morata, Ciao, Chukwueze, Okafor, Teo Hernandez, Musa, Emerson, Adli, Terracciano, Bennasser, Colombo, Vasquez, Pobega e Liberali. Ora, in questa situazione io ho preso letteralmente i valori di mercato da Transfer Market, quindi mi sono attenuto scrupolosamente alla valutazione di Transfer Market e ho ipotizzato che nella questione Leoni con il Parma si possano dare come contropartita Colombo e Liberali, perché si vocifera che questi due giocatori potrebbero interessare al Parma, per cui la valutazione di Leoni ad esempio non sarebbe 21 ma sarebbe 30, quella fatta dal Parma. A noi ci potrebbe costare 21 milioni, noi potremmo pagarlo 21 milioni, ammesso e non concesso che il Parma possa prendere in considerazione l'idea di prendere come contropartite Colombo e Liberali, che hanno un valore complessivo di circa 9 milioni. È un calcolo approssimativo, ma è una cosa plausibile. In questo elenco di giocatori in uscita, come vedete, il totale fa 128 milioni, considerando però che Emerson, Terracciano e Vasquez non siano venduti ma dati in prestito e che quindi non entrino effettivamente i milioni che potrebbero entrare per la loro cessione. Quindi ho fatto un'ipotesi abbastanza realistica nella quale non tutti i giocatori che sono fuori dal progetto di Allegri possano essere venduti. Mi aspetto e spero che possano essere venduti Morata, Ciao, Chukwueze, Okafor, Hernandez è già stato venduto, Musa, Adli e Bennasser, Emerson, Terracciano e Vasquez invece dati in prestito e, come dicevo, Pobega potrebbe rimanere e Colombo e Liberali potrebbero rientrare nell'affare Leoni. Poi, come acquisti, Modric a 0, Ricci l'abbiamo già preso, Giashari potrebbe arrivare per circa 35 milioni più bonus, Retegui potrebbe arrivare per circa 40 milioni più bonus, Doué terzino destro per 18, De Cui per terzino sinistro per 16 e Guerra
per 25, ammesso e non concesso che poi le cifre siano queste. Come vedete il totale è 178 milioni. Ora, questi 178 milioni da dove possono uscire fuori? Ovviamente se riusciamo a fare quello che ho detto prima ne uscirebbero 128, poi dobbiamo tener conto del fatto che la vendita di Renders 55, perché i bonus arriveranno solo in un secondo momento, e Kalulu il riscatto 14 sono stati messi a bilancio nel 2024-2025 per pareggiare il meno 25 che avremo registrato in conseguenza della mancata partecipazione alla Champions League. Ma quindi se da questi 69 ci togliamo i 25 per andare pari col bilancio, e chiaramente si arriva a una cifra intorno ai 44 milioni che in parte potrebbero essere rimessi a disposizione come budget per la stagione in corso, per il mercato in corso. E quindi se riuscissimo a tirare fuori circa 128 milioni da queste vendite, considerando i 44 che avanzerebbero dalla vendita di Renders e di riscatto di Kalulu, potremmo andare circa sui 170 milioni. Ora, questo è un calcolo approssimativo che non tiene conto dell'aspetto forse più importante, che è quello degli ingaggi, che dal punto di vista del bilancio per una squadra forse è ancora più importante del costo del cartellino. Ma è solo esemplificativo, lo ripeto, perché sennò poi qualcuno viene a dirmi hai sbagliato a fare i conti, non è così che funziona, lo so perfettamente, ma è solo per farvi capire che più noi riusciremo a vendere alcuni dei giocatori che sono fuori dal progetto, e più li venderemo bene, e più avremo la possibilità di raccimolare quel budget che ci servirà per andare a comprare questi che ritengo essere i giocatori fondamentali per la ricostruzione della nostra squadra, perché al di là del fatto che poi probabilmente ne dovremo prendere anche altri, perché dobbiamo tenere conto delle seconde linee, però già sarebbero Modric, Ricci, Giassari, Leoni, Retegui, Doué, De Kuyper e Guerra. Sono 8 giocatori, 8-9 giocatori sono quelli che in molti hanno capito essere probabilmente il numero di giocatori che il Milan andrà a acquistare. Quindi questa previsione, questo calcolo è abbastanza plausibile, ma ripeto, serve solo ed esclusivamente a titolo esemplificativo per far capire che noi dobbiamo in qualche modo riuscire a vendere questi giocatori, perché meno giocatori vendiamo e più li diamo ad esempio in prestito, non incassando la cifra che avremmo potuto incassare vendendoli, e meno di questi giocatori arriveranno. Per cui se vendiamo soltanto, per dire, Morata, Theo Hernandez, Ciao e Musa, ma non vendiamo Chukwueze, Okafor, Adli e Bennacer, e probabilmente dalla parte di qua dovremo fare a meno di qualche giocatore, probabilmente dovremo fare a meno di Guerra piuttosto che di Doué o di Kuyper, e quindi poi dovremmo adattare alcuni dei giocatori che abbiamo alla situazione contingente, e questo chiaramente speriamo che non accada, perché se la squadra verrà costruita per come è stata pensata nella testa di Allegri avrà sicuramente senso e sarà più facile poi farla funzionare. Se Allegri sarà costretto a riadattare qualche giocatore che magari non è fuori ruolo oppure che non è adatto a svolgere quel ruolo, è chiaro che si partirà già ad handicap e questo sarà un problema. Quindi vediamo cosa succederà. È chiaro che se il Milan arriverà a fare tutti questi acquisti e arriverà a spendere circa 170 milioni, si tratterebbe di un mercato, di una spesa enorme, spesa che sarebbe registrata come storicamente una delle più alte che il Milan ha riversato sul mercato, e quindi io credo che in una situazione del genere non potremo aspettarci di più di quanto si potrebbe riuscire a fare in questo modo. Per adesso è tutto, chiaramente rimanete sintonizzati perché tutte queste operazioni sia in entrata che in uscita avverranno, se avverranno, nei prossimi giorni, e quindi vi terrò assolutamente aggiornati su tutti i movimenti. Vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando, lo ripeto sempre, se volete sostenere il canale, iscrizione, campanella, like e commento, perché sono fondamentali. Grazie a tutti e ci vediamo nei prossimi video. Sempre Forza Milan!